Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di 4 ruote, una delle riviste più note in commercio. Questo è il numero di luglio 2022, che è il numero 803, costa 5 euro e lo trovate ovviamente in edicola. Già in copertina troviamo subito gli argomenti, quelli più caldi, che sono la Maserati Grecale e tutto un articolo su Elon Musk e sulle sue aziende. La maggior parte di questo numero sarà incentrato sull'elettrico, perché se non lo sapete è passato il decreto europeo per il quale dal 2035 non si potrà più produrre per le aziende automobili a benzina, diesel, eccetera, ma soltanto elettrico. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Mi raccomando, consultate la descrizione, vi lascerò dei link per noleggio a lungo termine, libri, eccetera, eccetera. Cominciamo. Uno degli articoli, come vi dicevo, riguarda l'elettrico, ricarica dinamica se apre la strada, un articolo a proposito della ricarica mentre si viaggia, quindi la modifica proprio dell'asfalto per permettere la ricarica delle automobili mentre si è in marcia. Già si sta sviluppando questa tecnologia per permettere una ricarica e una sostenibilità per l'elettrico per il futuro. Tutto un articolo su auto elettriche e come gestirle, come ricaricarle. Nel prossimo numero di agosto ci sarà tutta una rubrica a parte per l'elettrico, quale scegliere, i consumi, come ricaricare, eccetera eccetera. Qui c'è un articolo che fa un po' sorridere, però in realtà neanche tanto, perché parla delle spese di notifica delle multe. Di base dovrebbe essere 10 euro la spesa della notifica, in realtà in alcuni comuni fanno un po' i furbi e costa più di 30 euro. Tutto l'articolo che vi dicevo prima sulla Maserati Grecale, che è il nuovo crossover della Maserati. La prova è stata fatta sulla Trofeo, che è la versione più, diciamo, sportiva, più grossa, a un prezzo di partenza 114.000 euro, però ci sono anche i modelli che partono da 75.000 euro. Abbiamo tutta una descrizione, quindi pregi e difetti, la vista degli interni, ovviamente sono rossi perché questa è la versione super sportiva. Una figata totale è che nell'abitacolo hanno messo, se guardate bene, un orologio digitale, si può scegliere lo sfondo, infatti qui vi dà la possibilità, vi fa vedere un pochettino come si può cambiare, perché si può mettere la bussola, si può mettere un sacco di roba, come va, quali sono i difetti e da dove arriva. In questo caso qui ci fa vedere un pochettino tutte le Maserati e le linee e come sono arrivati allo sviluppo del nuovo crossover, misure, caratteristiche, i punteggi che 4 ruote dà a questa automobile e anche alla fine un confronto con le sue rivali, cioè Alfa Romeo Stelvio, BMW X3, Porsche Macan GTS. Qui quello che vi dicevo all'inizio, tema di attualità è nel 2035 il termico addio. Strasburgo ha deciso che tra 13 anni non si potranno vendere più automobili con motori a combustione, in Europa perlomeno. Questa decisione comporterà da parte delle case produttrici un salto in avanti pesantissimo da fare velocemente per permettere alle automobili elettriche di essere sostenibili e soprattutto acquistabili da parte di tutti. Si affaccia anche Ferrari giustamente all'elettrico, un articolo su Ferrari che espone le proprie idee. Qui tutto un articolo incentrato su Elon Musk, sulle sue aziende, su Tesla, fallimenti, tutte le sue aziende, anche il futuro e le idee di Elon Musk. Ritornano alle cattive abitudini. Questo è un articolo particolare che avevo ritrovato anche su un'altra rivista, in cui ci spiegano come tante ci siano degli incentivi statali, le automobili costano sempre uguale o addirittura di più, perché c'è il giochino di avere l'incentivo statale, ma l'automobile quando c'è l'incentivo di base costa di più, quindi tutto quel risparmio non c'è. Se non c'è tramite questa furbata di mettere la macchina a un prezzo superiore, non si sfrutta in ogni caso, perché magari l'acquisto dell'automobile con l'incentivo è legato al finanziamento e il finanziamento ha degli interessi per il quale quando noi facciamo tutto il calcolo non abbiamo quel guadagno e quello sconto che pensavamo di avere. Questa è una furbata ovviamente delle case madri che ancora glielo permettono, quindi c'è poco da fare. Prove su strada, qui abbiamo alcune automobili che 4 ruote ha testato e provato, un confronto tra Hyundai i30 e Opel Astra, tutte le valutazioni, i test. BMW Serie 2, l'estetica non mi piace, sinceramente hanno fatto le luci che sembra la Mercedes, non mi piace per niente. Volkswagen ID5, interni, valutazioni, autonomia. Audi R8, mostro da strada, ovviamente siamo su un prezzo di 168.500 euro. Qui hanno fatto tutti i test, valutazioni, velocità massima, consumi. C'è un confronto tra la Suzuki Samurai e la Jimmy, che sono le jeepette della Suzuki, con tutte le differenze che ci sono state negli anni. Jimmy è l'ultima uscita, quindi fanno un pochettino il confronto. Sono molto simili, guardate la differenza tra quella nuova e quella vecchia. Sono molto simili, hanno mantenuto lo stile quasi completamente. Fiat Tipo, qui abbiamo un piccolo confronto con la 500X, poi abbiamo la Kia Niro,
interni che non mi fanno impazzire. Mercedes AMG SL, questa è molto bella, mi piace un po' meno il retro delle macchine ultimamente non mi piace tantissimo. Nissan Juke, una macchina che non mi è mai piaciuta, non trovo l'utilità di comprare una macchina del genere sinceramente, perché credo che sia piccola, è una via di mezzo tra un crossover e una berlina, non un po' migliorata ma di poche cose. Lexus RZ con questo volante stranissimo, guardate che volante, Batman. Insomma, Citroen C5 Aircross, sono più sintetici qui, quindi c'è uno sguardo un pochino più veloce. Autonotizie, quindi le uscite del 2022 con tutte le varie automobili che usciranno, a luglio X7, Grecale, Astra Sport, eccetera eccetera, agosto, tutte le automobili nuove che usciranno nei prossimi mesi e anche nel 2023 fino a giugno 2023. Alcune si sanno già come sono fatte, invece quelle coperte sono quelle che ancora sono da presentare. La nuova Audi A4, anche qui c'è stato un restyling completo, se guardiamo bene hanno cambiato pesantemente i fari, anche qui si sono avvicinati a Mercedes, pare. Infatti guardate anche il retro. Sì, non mi piacciono i fari fatti così, non mi sono mai piaciuti. Troppo stondati, sottili così, non mi fanno impazzire. Adesso va di moda questo verde, che secondo me è atroce. Le piccole elettriche, Skoda, la Volkswagen e la Cupra. Si sofferma un po' di più sulla Cupra. Sinceramente la Cupra è una macchinetta così la posso anche capire, la Cupra non mi fa impazzire in generale come macchina perché è un po' troppo sportiva, mi sa un po' troppo tamarra, sicuramente sono anche molto divertenti da guidare. La Mercedes GLC, hanno cambiato il front, e gli interni mi piacciono veramente tanto. Adesso va di moda mettere queste sorte di iPad giganteschi al centro, questione di gusti e di abitudine secondo me, perché non siamo abituati a vedere una cosa del genere, ma Tesla lo fa da una vita. Metamorfosi di una berlina, questa è la nuova 408. Questo è un bel mezzo, secondo me. È una via di mezzo tra una berlina e un SUV. Infatti anche qui lo dice, è più alta di una berlina ma è più bassa di un SUV. È un nuovo profilo che non è né berlina né SUV. Non si può dire che è un crossover perché non è tozza come un crossover. Sembra una coupé però più grossa. I interni potevano forse farli meno incasinati. Poi finalmente esce la nuova X1 che era tanto attesa. Fanno la versione elettrico puro, ma fanno ancora la versione termica, quindi ci sarà la versione benzina che diesel. Questa invece è la miraglia, è la i7, che è un'astronave praticamente. La SUV ibrida della Lexus che si chiama RX, anche questa è una bella macchina effettivamente. Poi abbiamo tutto un articolo sulla Hyundai Ioniq 6, una berlina coupé di quasi 5 metri, si aggiunge alla 5. Il sedere è abbastanza evidente che l'abbiano preso dalla Porsche perché è identico, sembra una vecchia Porsche. Qui andiamo sulla zona prezzi, quindi ci dice che i prezzi delle automobili stanno crescendo del 10%. Abbiamo uno sguardo sulla 500X, sul mercato della 500X che ha venduto tantissimo. Qui si parla di noleggio ma anche ai privati, questo è un argomento che io ho già trattato in un vecchio video. In descrizione vi lascio il link per il noleggio a lungo termine, ma se avete bisogno di preventivi eccetera eccetera potete scrivermi direttamente a meccanicapertutti@gmail.com. Da qui poi parte il mercato del nuovo, quotazioni, automobili nuove, quanto costano eccetera eccetera, e si chiude così. Ragazzi, per questo mese di 4 ruote gli argomenti sono questi, quindi se vi interessano andatevi ad acquistare la rivista. Vi ricordo che il mese prossimo ci sarà stessa rivista ma ci sarà un allegato in più che è dedicato completamente alle auto elettriche. Come vedete ad oggi le riviste cominciano a trattare molto gli argomenti dell'elettrico proprio perché c'è questa svolta dell'Europa per il 2035. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!